Ciao a tutti, amici del Capricorno. Benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami, Capricorno, tendenze energetiche generali per la prima metà di maggio 2023. Abbiamo l'imperatore, amici del Capricorno. Periodo di stabilità, probabilmente. La carta dell'imperatore fa riferimento alle cose stabili, alle cose che si sono costruite nel tempo, a qualcuno che si è dato delle regole, che le ha seguite con costanza per raggiungere gli obiettivi, appunto, che ha raggiunto, che ha ottenuto. Può far riferimento anche al padre, certe volte, o a un capo, un superiore, insomma. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Io intanto, come sempre, vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve, lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare nulla o voleste completare il messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. E sotto nella descrizione del video trovate il link ad un video che spiega come unire il significato di più oroscopi, trovate il link al corso di tarocchi che inizierà a maggio 2023 e trovate anche il link alla sezione degli abbonamenti. In quel video vi spiega appunto tutto quello di cui parlo negli abbonamenti, e sempre nella descrizione trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi. Ragazzi, partiamo con un 2 di bastoni, con il re di spade, 10 di bastoni, 6 di bastoni, il sole, il 3 di denari, un re di denari e il 4 di denari. Tanti denari, devo dire, qui alla fine. Dunque ragazzi, allora, il 2 di bastoni mi dice che c'è o c'è stata una sorta di indecisione, ho come la sensazione che qualcuno sia tra, diciamo, l'incudine e il martello, nel senso che c'è la volontà di andare avanti in una certa direzione, ma dall'altro lato c'è anche un po' di insicurezza, probabilmente dove siete in questo momento avete un certo tipo di stabilità e quindi c'è sempre un po' questa sorta di dubbio, di indecisione. Il re di spade, allora, potrebbe essere una persona, potrebbe essere proprio quell'imperatore, ehm, che potrebbe essere, come dicevo prima, appunto un datore di lavoro, potrebbe anche essere un partner, potrebbe essere, sì, per qualcuno potrebbe essere un padre, però qui ragazzi ho come la sensazione ehm, che abbiate bisogno di staccarvi dalle aspettative di questo re di spade. Se il re di spade siete voi, la stessa cosa, è come se vi foste posti degli obiettivi, delle aspettative troppo alti, troppo pretenziosi, e quindi qui c'è da ridimensionare un pochettino. Mi parlano di fratelli, potrebbe essere che c'è qualche questione con i fratelli. Comunque, al di là di questo, il 10 di bastoni è proprio una carta che mi dice che vorreste liberarvi di certi pesi, di certi anche pensieri o doveri, mm? Perché è come se tutto questo preoccuparsi per gli altri, in un certo senso, non vi permettesse di brillare come il 6 di bastoni meriterebbe. C'è il sole poi, eh. Il sole è una carta di espansione, di prosperità, di crescita e anche di chiarezza mentale. Andiamo poi a vederlo meglio con i mini tarocchi, così spiego anche queste qua. Ripartiamo un attimo dall'inizio, andiamo a vedere nel dettaglio questo 2 di bastoni. Andiamo a vedere di che cosa si tratta. Allora abbiamo un 5 di coppe, un 8 di spade, un cavaliere di denari e un re di denari. Allora l'indecisione qui potrebbe essere se diciamo rimanere appunto dove siete o se andare verso questo re. Adesso qui avete un re di denari, qui c'è un re di spade, però sta di fatto che è una persona. Ehm, è come se doveste decidere semplicemente di lasciarvi indietro un determinato periodo e iniziare ad andare avanti a passi lenti, perché comunque quando c'è il cavaliere di pentacoli si parla di un andamento lento, prudente.
In tutta questa faccenda voi siete indecisi perché? Perché comunque avendo l'otto di spade siete un po' inquinati a livello mentale, siete un po' appesantiti da pensieri ehm, un po' tristi, magari provate senso di colpa per aver perso un'occasione che è quella del 5 di coppe, siete in una fase dove vi vedete con le mani legate, per quello che c'è l'indecisione. Andiamo a vedere il re di spade. 2 di bastoni nuovamente e 4 di bastoni. Io ho la sensazione che questo re di spade siate voi, che non sia un'altra persona, e che fondamentalmente siate indecisi su che tipo di stabilità state cercando o volete creare, perché il re di spade è un giocatore di scacchi, è qualcuno che calcola le mosse nei minimi dettagli e probabilmente non siete ancora arrivati ad una stabilità tale da potervi far sganciare o prendere quella decisione. Andiamo a vedere il 10 di bastoni, perché qui avete bisogno di sganciare proprio i pesi, le responsabilità, qualcosa che vi sta affaticando anche la mente. Infatti abbiamo una regina di bastoni. Guardate, credo che sia la famiglia. Se è una questione di lavoro, potrebbero essere dei colleghi, ve lo dico. Perché qui sì, ho come la sensazione che abbiate bisogno di togliervi dalla relazione con questa regina di bastoni e con questo fante di bastoni, o se non è questo il vostro caso, potrebbero esserci queste due persone che vi appesantiscono. Io non dico che lo facciano con intenzione, però si fanno un po' i fatti loro. E a voi lasciano da fare tutto il resto, per quello che avete questo 10 di bastoni. Andiamo a vedere 6 di bastoni. Per quello che c'è l'imperatore è questione di regole, è questione di stabilire chi fa che cosa. Torre e 5 di pentacoli. Ragazzi, quando arriva la torre è sempre un momento di reset, è un momento dove voi potete, che è quello di cui avete bisogno fondamentalmente. Avete la possibilità di destrutturare quello che è il vostro ego e uscire, perché vi ricordo che qua iniziamo con un 5 di coppe e qua abbiamo un 5 di denari, sono carte di conflitto quando ci sono i 5. E comunque avete anche l'8 di spade che riprende un po' l'energia del 5 di denari, che è un'energia di carenza, che può essere sia una carenza da un punto di vista economico, ma anche una carenza da un punto di vista caratteriale, una dipendenza da un punto di vista materiale o emotivo. Cioè, qui con il 5 di denari si perde qualche cosa a livello monetario e per qualcuno è proprio il perdere l'indipendenza a livello monetario. O probabilmente fate un lavoro o comunque magari avete tante spese da non riuscire a farcela da soli e questo vi fa un attimino come si, sopportare tutto quello che gira intorno a questa situazione. Andiamo a vedere il sole perché qui le cose cambiano, Ecco, abbiamo il Papa. Ok. Papa, 3 di spade. 9 di pentacoli, 9 di spade, giustizia. Qualcosa ragazzi verrà a galla. Qui qualche cosa verrà a galla perché abbiamo la giustizia che ci parla di giustizia divina, ci parla di qualche cosa che potrebbe essere regolarizzato, potrebbero essere dei contratti perché avevate anche 4, sì. Quello che qui prima magari non vi dava la stabilità o non era contrattualizzato con questo re di spade, vediamo che qui invece sì lo sarà perché avete 2 carte di ufficializzazione e si esce dalla situazione di dipendenza
che non è detto che sia stata reale, nel senso, perché qui avete l'otto di spade, è un po' come se vi dicessero, siete voi che pensate di non potervi muovere e di essere in questa situazione. In realtà, cambiando la struttura, cambiando la torre, facendo, diciamo, muovendo la struttura che avete del vostro ego, quindi spostando certe cose, riuscirete ad uscire da questa dipendenza e arriverete all'indipendenza. Il 9 di spade è una carta che vi dice che state già uscendo dalla situazione, è vero, probabilmente c'è ancora una ferita, un dolore inerente qui a questo 5 di coppe, però si sta uscendo da quel tipo di situazione. E vi dico che con la giustizia è molto facile che appunto si parli di giustizia divina, si parla anche di contratti, avete 1, 2, 3, 4 carte che parlano di contratti. Andiamo a vedere il 3 di denari perché qui si parla anche di collaborazioni. 9 di bastoni e regina di denari. Queste le metto via perché erano già uscite queste due. Allora, regina di denari e re di denari. Fortemente per qualcuno è una coppia. Potrebbe essere per destino, ragazzi, perché abbiamo il 4 di bastoni e anche la carta della giustizia. Quindi anche se fosse una relazione lavorativa, può essere che dobbiate fare questo passaggio, questo percorso con questa persona perché vi deve insegnare qualche cosa. Sta di fatto che vi consigliano di lavorare sulle vostre barriere. Se qui vi sentite, diciamo, il problema della situazione è che vi sentite un po' sopraffatti da tutto quello che dovete fare, il trucco, il segreto è imparare a dire no, imparare a dire io arrivo fino qui, non mi occupo di tutto io, c'è qualcuno che si deve prendere le proprie responsabilità, insomma. E questa collaborazione potrebbe essere con una donna o comunque un uomo che ha un forte divino femminile. Andiamo a vedere questo re di denari. Re di denari, re di denari. Voglio vedere anche il 4 di denari, per piacere, grazie. 4 di spade, regina di spade, 2 di coppe e 2 di pentacoli, le vedete? Più o meno, ok, così. 4-4. Secondo me qui avete bisogno di lavorare sugli equilibri della relazione di coppia, che sia, ripeto, coppia romantica, coppia lavorativa, non importa, però la relazione è che avete bisogno di rivedere alcuni equilibri, ok? Ci sono da rivedere i limiti, gli accordi, i compromessi, i contratti, le cose scritte, le cose che non sono scritte, chi fa che cosa, chi paga che cosa. E comunque ragazzi, potrebbe essere... Allora, l'imperatore, come vi dicevo all'inizio, può fare riferimento anche a una figura genitoriale, a un padre in questo caso, ma può anche essere una madre che ha un forte divino maschile, quindi una persona molto rigida, parliamo di una persona che si dà delle regole e da lì non scappa. Ho questa sensazione che, come vi dicevo un po' all'inizio qui, siate voi a dettare le regole e a vedere le cose più negative di quelle che sono, ma se le regole le cambiate voi, cioè sono le vostre, le potete fare e disfare come più vi piace, ok? Perché qui il problema è che bisogna imparare ad essere un pochettino più flessibili, è come se si fosse rimasti attaccati ad una realtà vecchia che adesso non è più utile per voi. C'è comunque questa cosa di non scendere a compromessi, ehm, e mi verrebbe da dire anche concentrarsi su una cosa sola, cioè puntate un obiettivo e andate dritto verso quell'obiettivo senza farvi distrarre da altre cose, insomma. Ragazzi, è una bella lettura, si va verso l'espansione, si va verso le ufficializzazioni, l'abbondanza, i contratti soprattutto. Potrebbe essere che, diciamo, le vostre aspettative potrebbero non essere completamente soddisfatte, ma perché siete voi che avete
un po', come vi dicevo, contaminata. E la vostra asticella probabilmente che è troppo alta e quindi potrebbero essere appunto deludenti i risultati rispetto alle aspettative. Però comunque è solo questione di abbassare un pochettino l'asticella. Cioè sì, è un po' come dire, ok, forse ho calcolato di fare un passo troppo lungo, lo riduco e ne faccio due in più tempi, però almeno sono sicura o sicura di arrivare al traguardo. Andiamo a vedere una frase su cui riflettere. Ne abbiamo due. Mi rendo conto di essere il giudice più severo di me stesso. D'ora in poi vedo l'amore nelle mie critiche. Interessante. Verifico quale sia la mia vera necessità e agisco di conseguenza. Il crollo dell'ego, ragazzi, quello che sono le aspettative degli altri, ok? Andiamo a vedere ancora un oracolo da parte dei guerrieri di luce. Vibrazioni. Le tue vibrazioni sono state alzate a livelli più alti. Sei connesso con l'intelligenza cosmica. Wow, questa è davvero bella, ragazzi, come carta. Devo dire che avendo anche il Papa qui, che è appunto un personaggio che canalizza i messaggi dal cielo e poi li divulga. Quindi in questo senso, sì, io sento che fondamentalmente state progredendo verso una spiritualità o un livello vibrazionale più alto. Guardate, poi abbiamo guida, non sei da solo, sei guidato da maestri e insegnanti degli alti reami. Qui avete sia la giustizia che il Papa, giustizia divina, il mediatore, il terapeuta, la guida di tipo spirituale, appunto. Che non è detto sia necessariamente una persona, molte volte è anche semplicemente un libro, un video, una chiacchiera con un amico o un'amica. Amici del Capricorno, questo è quello che ho per voi. Fatemi sapere poi nei commenti come vi risuona. Se vi è piaciuto potete mettere un like, potete iscrivervi, condividere, commentare, potete fare una donazione o anche abbonarvi al canale. Ogni tipo di supporto per me è importante. Ci tengo a ricordare che i video per gli abbonati escono il sabato e ringrazio tutte le persone che si sono già abbonate. Io vi ringrazio di essere stati qui con me fino ad adesso, questo è Mercurio retrogrado. Vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao.